chiudete gli occhi per un attimo e provate a immaginare come fosse davvero vivere qualche secolo fa, non alle ere preistoriche, ma anche solo nell'Ottocento o nel Settecento o, se volete, nel Medioevo. Niente energia elettrica né riscaldamento, niente strade ben mantenute né gente armata per mantenere ordine e legalità, niente igiene e niente leggi stabili, né diritti o libertà chiaramente stabiliti e protetti, a meno di non appartenere a una minoranza privilegiata. Il mondo era allora un posto brutale e spietato. Tramontato il sole, l'obiettivo di tutti era trovare un riparo dal freddo, dai banditi, dagli sbandati o dalle bestie selvatiche. L'obiettivo primario di tutti era essenzialmente sopravvivere in un contesto dove la vita umana di per sé valeva meno di quella di una pecora o di una vacca. L'aspettativa di vita media per gli esseri umani era di 40 anni, morire di vecchiaia era un'eccezione, la regola era morire per malattia o di morte violenta. Tutto questo ha direttamente a che fare con la falsa idea di patriarcato che oggi permea tutto il discorso pubblico, le leggi, le sentenze e la comunicazione. Essi distorcono la realtà storica raccontando quelle epoche come l'apice del dominio maschile sulla donna, ma è falso. Allora come oggi, la maggioranza degli uomini trattava le donne con estrema deferenza. Esistevano ovviamente casi di sopruso, eccezioni oggi ingigantite per motivi ideologici, ma la normalità dei rapporti uomo-donna era basata sul rispetto e sul ricordo persistente delle disumanità del passato e la consapevolezza di quelle ancora in allora presenti. Proprio da quella consapevolezza nasceva l'enfasi posta sulla diseguaglianza fisica tra uomini e donne, una diseguaglianza che, alla luce delle condizioni brutali dell'esistenza, finiva per determinare quale fosse la collocazione degli uni e delle altre. Gli uomini, di fatto, a combattere, morire e sacrificarsi per rendere il mondo sicuro e comodo a sufficienza per le donne. Le donne al riparo, in una collocazione che non solo andava loro bene, ma che erano le prime a chiedere agli uomini. Per secoli le donne hanno chiesto agli uomini di rendere il mondo un posto sicuro per loro e per i bambini, insieme alla certezza di un piatto sul desco, in modo da poter svolgere il loro ruolo naturale, presiedere alla continuazione della vita in una condizione il più possibile protetta. Ci furono certamente donne a cui questo sistema non piaceva, ma di nuovo si trattava di eccezioni. Si trattava sostanzialmente di soggetti dissociati che oggi la propaganda seleziona con cura ed enfatizza come eroine. La storia di quello che oggi viene additato come patriarcato oppressivo è dunque in realtà un lungo percorso dove gli uomini hanno fatto, spessissimo a costo della vita, tutto ciò che potevano per garantire sicurezza e sostentamento alle donne e per creare un mondo a loro misura. My queen! Qualche secondo solo per dirti che se ti piacciono i nostri video e vuoi darci una mano a diffonderli, sarebbe utile se ti iscrivessi a questo canale, mettessi like, commentassi e, insomma, facessi tutte quelle robe utili di cui noi boomer non capiamo una mazza. Grazie. Di fatto, a partire dall'apice della brutalità, cioè dall'ultimo conflitto mondiale, gli uomini hanno vinto quella loro battaglia. La loro missione di creare un mondo a misura di donna si è compiuta nel 1945, a costo di un olocausto di vite maschili, perfezionandosi poi nelle epoche successive. È per questo che oggi abbiamo aeroplani che ci volano sopra la testa, strade che collegano tutto e tutti, case solide dove vivere riparati, ospedali dove salvare la vita nostra e degli altri e tante altre facilitazioni di ogni genere. In una parola, grazie agli uomini oggi sussistono quelle condizioni generali di sicurezza che permettono alle donne di poter dire agli uomini: non abbiamo più paura del mondo come lo avevano le nostre bisnonne e ora vogliamo ciò che avete voi. Ma perché gli uomini hanno accettato di patire un olocausto durato secoli? L'hanno fatto perché oggi, come nei secoli passati, sono mossi da uno e un solo desiderio: che le donne siano felici e al sicuro, vogliono la loro approvazione, vogliono essere amati dalle donne.
Il motivo della tanta accondiscendenza che oggi gli uomini hanno verso le persecuzioni femministe sta anche in questo. Se per essere amati devono fingere che donne e uomini sono uguali, gli uomini lo faranno. Se devono scendere dal trono su cui non si sono mai imposti, ma su cui erano stati collocati dalle condizioni del mondo e con il consenso delle donne, ebbene scenderanno, anche se ciò significherà non servire più a niente. Pazienza, bighellonneranno in giro passando il tempo in qualche modo fino al momento in cui le donne non avranno nuovamente bisogno di loro, perché la ragione d'essere dell'uomo è solo questa: essere necessario per qualcuno. Quel qualcuno è sempre stata la donna e sempre lo sarà. Morale della favola. Per quanto paradossale possa suonare, il femminismo violento e ingrato, che oggi sparge odio contro gli uomini e si è organizzato per perseguitarli, è il segno più evidente del fatto che gli uomini hanno vinto. Se oggi le femministe e i loro cicisbei possono urlare peste e corna contro la sfera maschile, è perché quest'ultima ha regalato loro, al prezzo di fiumi di sangue, la sicurezza, la comodità e il tempo per poterlo fare, oltre che la possibilità di dimenticare, con decenni di pace e sviluppo, cosa sia la brutalità della vita. Insomma, ciò che fanno le femministe, in uno dei loro tanti insolubili paradossi, è di fatto inveire e punire coloro che le hanno emancipate dalla paura e dal pericolo. Un'emancipazione che forse nel loro profondo detestano come il peggiore di tutti i mali e che per questo ripagano con una violenta ingratitudine. E gli uomini fanno oggi ciò che hanno fatto per secoli, assecondano pazientemente, almeno per ora, in attesa di essere di nuovo necessari a sufficienza da potersi meritare l'apprezzamento e l'amore delle donne, sperando che a richiamare in campo la loro indispensabilità non sia un mondo tornato di nuovo orribilmente brutale.